Benvenuti in quanto gira? 3, 2, 1. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, anzi in questo nuovo format. Finalmente dopo un bel po' di tempo che lo stavo organizzando, lo stavo elaborando, ci siamo. Benvenuti in quanto gira. Cos'è In quanto gira? Personalmente sono appassionato di auto come voi, come di moto, e tutte le recensioni che vedevo in questo periodo mi lasciavano un po' di senso di incompiuto, cioè tante parole, tanti particolari, ma non si andava mai al sodo, no? Quindi ho raggruppato tutto quello che ho visto in questi ultimi anni di Top Gear, recensioni auto, eccetera eccetera, e voglio unire il tutto per fare un qualcosa che piace a me e spero che piaccia anche a voi. Le regole del mio format saranno semplicissime: 3 tipi di auto: auto da gara, non targate, solo per la pista, per scannare a manetta; auto full stock, come escono dalla fabbrica, giusto per avere tutte le concorrenti equiparate senza distinzione di trattamento, anche perché saranno coinvolte case importanti come è in questo caso per la BMW che abbiamo lì dietro, ma la vedrete fra poco. E infine dei progetti strampalatissimi per farci qualche risata, come il Ducarrello che proverò fra pochissimo, che non è né altro che un carrello della spesa con un motore del mostro attaccato dietro, e di sicuro mi farò malissimo. Successivamente andremo a provare i mezzi, ad analizzarli, a capire le qualità tecniche, le qualità dinamiche, e soprattutto la cosa più interessante: ci sarà una leaderboard con tutti i tempi, come sono stati fatti, in quale condizione e tutto il resto, con un sito dedicato che è inquantogira.com, che lo stiamo facendo in questi giorni e sarà online fra pochissimo, dove potrete andare a vedere ogni auto provata, come ha girato, in che condizioni, con che tipo di gomme e un sacco di altri dettagli che secondo me per un appassionato sono utilissimi. E tutto questo lo andremo a fare a Castelletto. Perché Castelletto, direte voi, e non Monza al Mugello? Perché Mugello è una pista bellissima, ma non ha quelle caratteristiche che possiamo trovare in una situazione del genere come nelle strade di tutti i giorni, quindi curve strette, curve un pelo più larghe, delle ripartenze dai tornantini. Secondo me questo tipo di pista metterà molto più in luce le caratteristiche delle varie auto, soprattutto per un utilizzo come lo facciamo tutti noi in strada. E sempre per la massima trasparenza, mi ero dimenticato di dirvi che ogni auto farà massimo 20 giri in pista, dove assaggeremo un po' le condizioni, prenderò il feeling e poi spareremo i tempi presi con il transponder, in modo da analizzare anche in quanto poco tempo qualsiasi auto ti porta al limite e non stando dentro a girare. E dato che le parole mi piacciono fino a un certo punto, adesso basta, iniziamo con questo nuovo format, In quanto gira. L'avete vista, a me piace veramente tanto, soprattutto il posteriore, secondo me è la parte più riuscita. L'anteriore con queste grosse griglie davanti mi ci devo ancora un pelo abituare rispetto al modello vecchio, l'M140i. E andiamo a vedere la ciccia però. Oh là! Come dicevamo, siamo passati da un 6 cilindri longitudinale a un 4 cilindri turbo trasversale, e soprattutto spostato parecchio in avanti rispetto all'abitudine di BMW, diciamo molto stile Audi. Difatti siamo passati da una distribuzione dei pesi 50 e 50 dell'M140i a una 60-40. Questo perché? Perché la serie 1 è diventata principalmente un trazione anteriore, con buona pace di tutti i BMWisti, lo so, fa un po' male il cuore anche a me. Questa qui, il modello più potente, che ha 306 cavalli e 450 Nm di coppia, è il motore con questa cubatura più potente mai costruito da BMW. E su questo modello abbiamo una trazione integrale X-Drive
che non è propriamente una trazione integrale, ma è principalmente anteriore, appunto, come dicevamo, e in certe situazioni manda al massimo il 50% della potenza sulle ruote posteriori. Quindi la domanda che dobbiamo farci è: veramente così divertente come le vecchie BMW a trazione posteriore? Ma prima di qualsiasi cosa sentiamo il test sound, molto importante. Prego! Direi assolutamente non male, hanno fatto un bel lavoro per far suonare come si deve questo 2000 turbo. Non c'è test sound senza launch control. Salve. Bene, come vedete abbiamo un ospite che si è teletrasportato da Milano. Sono intrufolato. Mi serviva un dito per fare il cronometro. Signor, mi scusi, hai ragione. Il precedente modello, l'M140i, staccava lo 0-100 in 4,6 secondi. Qui perdiamo 1000 cm3 di cilindrata e 2 cilindri, ma guadagniamo un pochino in peso. Basteranno per migliorare o eguagliare il vecchio modello. Sei pronto con le dita? Pronto. Sport, traction off, 3, 2, 1. Stop. 5,37, calcolando che hai 85 kg miei a bordo, ci può stare. Ci può stare, anche perché in un sacco di altre prove abbiamo visto 5,1, 5,0. Not bad. Cosa dici? Diamo un po' la colpa al mio pollice. Esatto. Diamo un po' la colpa che ieri era Natale. Esatto. Come avete visto dal titolo, purtroppo la macchina mi è stata consegnata con delle gomme da neve e sarà veramente divertente capire come si comporterà in pista in questa situazione. Ma non preoccupatevi, perché la riproveremo confrontata con altre due hatchback incredibili con le gomme estive. Per più informazioni andate alla fine del video. Andando al sodo, parlando un po' di quest'auto nell'utilizzo di tutti i giorni, sono veramente contento perché appunto ce l'ho in mano da un po' e devo dire che hanno trovato una buona via di mezzo per la guida di tutti i giorni, perché io sono abituato a un S3 e sul pavé sembra sempre di arrivare a fondo corsa, sembra veramente di spaccare sempre tutto, e invece devo dire che su questo hanno fatto un bellissimo lavoro. Come dicevamo all'inizio, BMW ha puntato su questo integrale particolare. Non voglio dire nulla sinceramente con queste gomme su, perché sembra veramente di guidare il galeone di Capitano Uncino. L'auto nel momento che si inserisce si sposta e poi curva, ma è tutto un problema ovviamente di queste gomme che, essendo studiate per un utilizzo con bassissime temperature e soprattutto in situazioni estreme, non si comportano bene. E quindi secondo me è inutile stare qui a raccontarvi la rava e la fava su una situazione che non ha molto senso. Invece possiamo parlare ampiamente del motore e del cambio. Grazie BMW, perché lasciate decidere un po' ai piloti ancora cosa fare, o guidatori che dir si voglia, perché se io voglio lasciare la macchina in prima, accelerare, fare esplodere il motore, posso farlo. Grazie mille. Non come in Audi, che mentre sei in pista cerchi di raggiungere magari il limitatore perché non vuoi mettere e togliere una marcia, decide lui se mettere o togliere una marcia. Vedi, mi scala. Ah, ti ha scalato il... Non mi piace un cazzo. No, quello no, è vero. È una roba che veramente mi fa uscire di testa. Ovviamente non voglio fare come è stato tempo addietro, dove ho fatto sesta retro con una Yaris manuale, che non è stata una bella cosa, ma questa è un'altra storia. Al contrario, la fluidità del cambio non è che mi abbia entusiasmato particolarmente, scatta molto nel cambio marcia. Non ho provato il vecchio modello, non so se rimaneva questo discorso qui, ma seconda, terza, da questo scatto che sembra proprio che non sia fluido. Invece come motore, per essere un 2000 turbo, sinceramente, non avendo confronti, non mi dispiace affatto. Esce molto bene sotto coppia, cosa che l'S3 non faceva. Ma adesso direi che è l'ora di provare a spingere un pochino. Mamma mia, con queste gomme mi sento Jack Sparrow sul galeone dei Pirati dei Caraibi. Oh, sotto, oddio.
Mamma mia, freni assolutamente non male, perché è da un po' che sto girando e zero affaticamento, il pedale è sempre lì, tanta roba. E sulle auto originali sapete che questo è uno dei più grossi problemi. All'interno traversi adesso. Oeila! Oeila! Oddio, la stava per lanciare. Si sa che proprio parte l'ignoranza qua con Fede, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Capite perché c'è qualcuno che preferisce il vecchio stile BMW? Perché fa quello che sta facendo Fede. Wow! Wow! Mamma mia! No, beh, che bello! Che ignoranza! Il coche dei papel! Wow! Mamma mia, bellissimo! Vabbè ragazzi, sto lontano perché sennò so già che gli entro nel sedere e è una cosa che non vogliamo. E direi che soprattutto è ora del best lap e sapere in quanto gira la M135i gommata invernale. So che vi è piaciuta la comparsata del caro Fede e soprattutto avete un po' l'amaro in bocca per il discorso delle gomme invernali, e io lo so, ma cosa andremo a fare tra pochissimo tempo? Il 7 gennaio torniamo qua in pista con 3 hatchback esagerate, moderne, odierne, le ultime direi. Le ultime, tra cui ancora la M135i con gomma estiva ovviamente, però volevo raccontarvela subito un po' meglio oggi e soprattutto raccontarvi il mio nuovo format, perché tra tutte le 3 macchine che avremo, Alberto, te, non ci sarà niente da dire, cioè dovremo fare 10 puntate. Voglio sapere da voi assolutamente se questo format vi piace e se può essere una cosa interessante per il futuro, anche perché ci saranno in programma, oltre a questo video che abbiamo appena detto, AMG GTR, un carrello della spesa con un motore della Monster attaccato dietro. E quindi come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video.